Ciao a tutti amici di Gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Gemelli e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di novembre 2025. Abbiamo la carta del giudizio. Amici dei Gemelli, è un momento di presa di consapevolezza, è un momento dove si ha come una comprensione più vasta di una situazione piuttosto che di una relazione. È anche una carta che fa riferimento a delle notizie che potrebbero arrivare. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo comunque che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono, e sempre nella descrizione ci sono i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e in questo periodo sto pubblicando un corso base di numerologia. Vi ricordo inoltre che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di gennaio 2026 di tarocchi intuitivi, che sarà di livello intermedio. Comunque anche di questo trovate tutto sotto nella descrizione o nella pagina web. Bene, ok. Partiamo con il matto, ragazzi. Abbiamo un 8 di bastoni, un 2 di spade, abbiamo la forza, un 6 di spade, l'imperatore, un asso di bastoni e un 10 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un po' come si sviluppa il mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e dopodiché andiamo a vedere i single, le persone che sono in coppia e poi nel terzo gruppo di solito io inserisco le persone che non rientrano negli altri due gruppi, quindi potrebbero essere persone che hanno relazioni difficili, piuttosto che non etichettate, piuttosto che clandestine. Allora, partiamo da questo matto che mi suggerisce qualche cosa di nuovo, qualche cosa di nuovo, sì. Allora, abbiamo un re di coppe e un diavolo. Potrebbe essere una storia, un'avventura, una nuova conoscenza, una nuova ispirazione anche. Ehm, Però ragazzi con questo re di coppe, il diavolo al contrario potrebbe essere, ve lo dico già subito, una storia clandestina o potrebbe essere un qualche cosa che parte non proprio in modo lineare. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Papa, uh, Papa e torre. Io ho la sensazione che potrebbe apparire qualcuno dal passato. Se non è dal passato, ragazzi, può essere effettivamente qualcuno di nuovo, magari vi ricorda qualcuno che avete già frequentato nel passato. In ogni caso, ho come la sensazione che allora, vedendo queste tre carte, la prima cosa che mi è arrivata è che questa persona sta divorziando, si sta separando, potreste essere anche voi, però ho come l'idea che, insomma, ci sia qualche tipo di rottura, separazione. Potreste essere voi, potrebbe essere l'altra persona. Diciamo che con questo 8 di bastoni l'energia si muove molto velocemente. Sento come se
appunto potrebbe essere l'inizio di un qualche cosa che non è proprio lineare e poi ad un certo punto, se non è appunto questa persona del passato, c'è come una ritirata, un ritirarsi. Andiamo a vedere il 2 di spade perché è una carta che mi parla di dubbi, di incertezze. 8 di spade e giudizio. Effettivamente ci sono dei dubbi. È come se con il giudizio riusciste ad avere una visione di insieme. Io ho come la sensazione che, perché ce l'avete anche qui comunque, nonostante i dubbi, nonostante, perché qui avete due carte che sono rappresentate con una fanciulla bendata, quindi è come se non riusciste a vedere qualche cosa per certi versi, o non vi fosse chiaro un qualche cosa. Però diciamo che con il giudizio secondo me arriva questa comprensione più grande. Potrebbe anche essere appunto questa notizia che arriva di qualche pretendente, qualche corteggiatore o corteggiatrice. Andiamo a vedere la forza. 5 di pentacoli e 8 di bastoni. Ho come l'idea che ci sia un tentennamento. Da un lato sì, però poi no, però poi sì, però poi no. La carta della forza mi dice che c'è come la volontà, c'è una certa volontà determinata. E qui mi dà anche la sensazione che abbiate paura di perdere quello che avete già ottenuto, oppure di perdere questa persona. Torno un attimo indietro, datemi una carta per il diavolo. Mm. Datemi una carta per la torre. Imperatrice. Sì, secondo me ragazzi può essere o un qualche storia tossica. ehm, frena. Allora, non è la storia tossica in sé. mm? Sapete che ci tengo a fare questa precisazione. Non è che una persona sia tossica, appunto, è che l'unione di due persone può generare ehm, questa tossicità, dove ognuno dei due dà il meglio di se stesso proprio. Potrebbe anche essere una storia clandestina, considerato il diavolo, qui è come se ci fosse la voglia di, o meglio, il dubbio del sto in questa situazione, in questa relazione poco chiara, poco limpida, oppure lascio stare. Qui c'è come la volontà, se vogliamo, di provarci. Andiamo a vedere 6 di spade, 5 di coppe, e 9 di bastoni. E che ho come la sensazione che facciate fatica a prendere questa decisione perché avete paura o comunque sapete che andrete a perdere qualcosa. Avete un 5 di coppe qui e un 5 di pentacoli qui. La cosa positiva è che secondo me con questo giudizio vi arriverà la lucidità necessaria per valutare la relazione o la situazione. Andiamo a vedere l'imperatore. Abbiamo un 3 di bastoni e il sole. Vi dico, c'è la voglia di andare avanti, eh? Diciamo che con questo 6 di spade bisogna prima lasciarsi indietro certi pensieri, certe credenze, certe ideologie. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Cosa ho visto? Amanti. E regina di bastoni, qui avete il re di bastoni. Scusate, voglio andare a vedere anche il 10 di bastoni.
9 di spade e 9 di coppe. Allora, devo dire che mi sembra una forte tentazione quella che ci sarà a novembre, ragazzi. Secondo me è qualcuno che potrebbe arrivare dal passato. Se non avete nessuno, o è una persona nuova che assomiglia a livello fisico, ma anche a livello di comportamenti, a questa persona del passato, oppure semplicemente potrebbe essere una persona così che vi sembra di aver già conosciuto o con la quale vi trovate, però secondo me non è proprio lineare questa relazione, nel senso che potrebbe essere già sposata questa persona. Vi dico, probabilmente in via di separazione, ma non riesco ad identificare se è una cosa che vi dicono solo perché così voi vi lasciate andare, oppure se è una cosa, insomma, concreta, effettiva. Io ho come la sensazione che non ci crederete molto, che sarete guardinghi, non vi fiderete, farete domande, ehm, però poi a un certo punto è come se diceste no, vabbè, proviamoci. Non è detto che, come è andata nel passato, la situazione si ripeta. Diciamo che si termina con un 10 di bastoni, un 9 di coppe e un 9 di spade. Io qui ho la sensazione che qualcuno, diciamo, ridimensioni quelli che sono le aspettative. 10 di bastoni è una carta che indica il lasciarsi indietro aspettative, pesi, responsabilità. Soprattutto con in questo 9 di spade ci sono come dei pensieri che vi attanagliano la mente perché avete paura che qualche cosa si ripresenti. Potrebbe essere una delusione da parte della persona, potrebbe essere il fatto che questa persona tenga il piede in due scarpe e quindi è come se la cosa non vi convincesse tanto. Però io ho come l'idea che se riuscirete a non farvi prendere da questi pensieri, raggiungerete questo 9 di coppe, che è una carta di forte appagamento emotivo, ragazzi. Diciamo che con questo giudizio è come se nel mese di novembre prendeste consapevolezza di tutta la situazione e non solo di una parte di questa relazione. Vi dico, è facile che qualcuno riceva delle notizie dal passato. È come se vi dicessero: guarda che quella persona lì si sta separando, guarda che quella persona lì non ha più una buona situazione matrimoniale e potrebbero distaccarsi, insomma. Allora, andiamo a vedere carta per carta, perché secondo me non è un mese così malaccio, nel senso che appunto prenderete consapevolezza delle dinamiche di comportamento, di che cosa volete voi, di chi è l'altra persona. Però partiamo dai single. Allora, per i single che non hanno proprio nessuno in testa, devo dire che potrebbe iniziare effettivamente una relazione. Potrebbe non essere così lineare da subito, effettivamente come vi anticipavo questa persona potrebbe già essere sposata o essere in una fase di separazione o magari potrebbe anche essere una di quelle persone che vi dice no, no, io vivo ancora con mio marito, con mia moglie, però ufficialmente siamo separati, no? Magari è una di quelle cose che si fa solo per i figli, continuare a rimanere insieme, però di fatto essere separati in casa, no? Comunque c'è un tema di questo tipo. Io sento che molte persone potrebbero essere un po' spaventate da questa situazione, nonostante questo decidere di proseguire. E vi dico, per voi single, ragazzi, nonostante i pensieri, nonostante le preoccupazioni, nonostante le delusioni che avete avuto in passato, nonostante i dubbi, nonostante la bassa autostima e il fatto che comunque state cercando di autosabotarvi, devo dire che secondo me potrebbe nascere un qualche cosa di interessante. Ora, da qui a dire che è un qualche cosa di stabile, ne passa di acqua sotto i ponti, però
sento che è come se fosse un'unione costruttiva, un'unione che vi farà crescere e potrebbe essere clandestina, effettivamente, con questo diavolo. E se invece siete single ma avete qualcuno in testa, a parte che, come vi ho detto prima, per qualcuno si tratta di una persona che torna dal passato e vi dice guarda, le cose sono cambiate, riproviamoci o sono qui per te. Il problema qual è? Che siete un po' tentennanti perché secondo me questa persona vi ha già deluso e ritornare negli stessi schemi non ne avete tanta voglia. Però vi devo anche dire che secondo me, mettendo delle regole, mettendo dei paletti, ehm, imparando a dire no, perché è un po' questo il significato del 9 di bastoni, secondo me anche per voi la relazione può avere come degli sviluppi, può avere come vi posso dire, dei risvolti positivi. Tenete presente che avete il giudizio, ce l'avete 2 volte tra le altre cose, quindi si tratta di riconoscere gli schemi, e poi dare delle regole per evitare di uscire da questi schemi, perché secondo me questa persona vi ha già deluso, o comunque se non è questa persona è qualcuno nel passato che vi ha già deluso o come se aveste ricevuto parecchie delusioni e adesso foste un po' guardinghi e quindi diceste sì, va bene, mi piaci, io ti piaccio, però alla fine se vogliamo costruire qualcosa bisogna attenersi a queste regole. Una regola potrebbe essere non si vede nessun altro all'infuori di noi due, no? Per quello che riguarda le persone che sono in una coppia, allora, qui devo dire che secondo me potrebbe esserci una tentazione in vista, ragazzi. Potrebbe riaffacciarsi qualcuno del passato, soprattutto se siete in una fase della relazione dove non siete tanto in allineamento, non siete tanto in unione, in comunione. Diciamo è come se non ci fosse tanto affiatamento e questa persona che fa capolino vi può effettivamente destabilizzare. Molto fortemente potrebbe essere una persona vecchia, però non è detto, per qualcuno può essere una persona nuova che vi ricorda magari qualcuno del passato. O semplicemente potrebbe essere che riceviate una notizia su un vostro ex che ipotesi si sta separando e voi cominciate a fare qualche pensierino nei confronti di questo ex. Diciamo che le tentazioni sono dietro l'angolo per chi è in coppia. Mm. Vi dirò, per qualcuno sento come se potesse esserci uno switch di coppia, un cambio repentino. Uscite con una persona, a un certo punto si fa viva questa persona del passato, hop, si cambiano i ruoli, senza pensarci troppo. Sento che per voi che siete in coppia il mese sarà abbastanza travolgente e ragazzi, secondo me, allora per chi non è più in una relazione serena potrebbe esserci qualche dubbio, che viene fuori e per chi invece è in una relazione serena manca l'equilibrio e vi dico, è come se ci fosse un'energia esterna che vi fa capire dove avete la carenza, perché il giudizio comunque arriva, la presa di consapevolezza ce l'avete. Però ecco, se per caso siete in una fase un po' traballante, potrebbe ehm, tentarvi questa persona che o è nuova o ritorna dal passato. Se siete in una fase ottima della relazione, la persona che potreste rivedere o della quale potreste ricevere notizie, cioè sento che è come se, non so se vi è mai capitato, vi faccio questo esempio così magari è più chiaro. Voi uscite con una persona, frequentate degli amici e nel momento in cui vedete come questi due amici litigano, vi guardate col vostro partner e dite quanto sono fortunata io ad avere te e l'altra persona la stessa cosa, no? Quindi è un po' come rendersi conto
effettivamente di quanto avete nelle vostre mani, di quanto è ricca la relazione. Può essere che non sia completamente in equilibrio, però alla fine ragazzi niente, mai sempre in equilibrio, bisogna sempre lavorare per portare questo equilibrio. E qui con la carta del giudizio secondo me c'è una bella presa di consapevolezza, vi renderete conto appunto di quanto state bene, di quanto potenziale c'è nella relazione. E se invece foste di quelle persone che sono alla frutta con la relazione, il fatto che si affacci questa persona nuova o anche solo la notizia che questa persona potrebbe essere in un futuro libera, ecco, vi muoverà il pavimento, quindi anche lì. Sento che certe persone per evitare di farsi certi pensieri si butteranno in camera da letto, letteralmente. Devo dire che secondo me sarà un mese molto focoso per molti di voi. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione clandestina, non ben definita, e anche qui arrivo al giudizio, ragazzi, arrivo come presa di consapevolezza ed è come se vi rendeste conto che più di tanto da questa persona non si può, non si può pretendere, un po' per la situazione che state vivendo entrambe, un po' perché probabilmente, devo dire, voi avete delle aspettative molto alte. Infatti qui c'è come un non dico un pretendere, però è come io fisso le regole del gioco. Se vuoi seguire le regole possiamo andare avanti, se non ti interessa seguire le mie regole, ciao, arrivederci, grazie. Non dico che sia un ultimatum, però è come un ok, io lascio perdere da un po', smusso un po' gli angoli dalla mia parte, però anche tu devi fare la stessa cosa. Quindi è come se lasciando indietro certe aspettative, certe ideologie, si riuscisse a stare bene insieme. Comunque, un nuovo capitolo secondo me si apre a livello relazionale, sia che siate single, sia che siate in coppia, sia che siate, diciamo così, in una relazione. Ah, se per caso siete single e non avete nessun tipo di interesse nell'iniziare qualche storia, vi dico che o sì sarete un po' travolti da qualcuno, soprattutto affascinati dal modo di parlare, da quello che ha da dire, da quello che vi dice, perché quello che vi dice vi fa stare bene. Fatemi sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere qualche oracolo. Qui ci sono le chiavi in un cerchio e vi dice che avete diverse opzioni che potete decidere. Parla di relazioni di una notte e di qualche cosa di non convenzionale. Sì, secondo me ragazzi qualcuno di voi potrebbe avere uno scivolone a novembre, bello o brutto, quello relativo dipende dalla vostra situazione personale. Potrebbe essere un bello scivolone perché vi ridà come la grinta, la passione, vi fa rivalutare quello che già avete, o potrebbe essere uno scivolone più o meno, ma proprio perché c'è questo diavolo e questa torre, vi dico, quindi può essere un qualche cosa che non vi aspettavate di fare, che non avreste mai pensato di fare, potrebbe essere sì un qualche cosa di clandestino, di un po' tossico. Non è che lo vedo drammatico, non è, ehm, come vi posso dire, non è una cosa trascendentale, però sì un po' di tossicità potrebbe esserci. Ok. Tieni la mente aperta. La tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Anche qui c'era qualcosa di non convenzionale. Quindi secondo me vi dirò, potrebbe anche essere che uno, la persona abbia come una differenza di età importante, magari voi siete tanto più giovani e la persona è matura o viceversa. Potrebbe essere una persona che veste in modo diverso da voi, come se avesse un abbigliamento diverso, un modo di fare, un'attitudine, o
potrebbe essere, vi faccio un esempio, voi siete una persona quadrata che ha bisogno di stabilità, mentre questa persona è un'avventuriera, una persona, una pioniera che ha sempre bisogno di cose nuove, o il contrario, adesso era solo per farvi un esempio, però c'è come una differenza tra voi e la persona di interesse. E poi qui abbiamo giocosità. Per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Sì, sento che diciamo la parte del gioco, la parte ludica, sarà una parte importante per come creare un'affinità tra voi e l'altra persona. Andiamo a vedere ancora una fatina. Abbondanza. Questa carta vi dice di prepararvi per l'abbondanza che sta per arrivare. Rilasciate i blocchi mentali che potreste avere perché c'è abbastanza abbondanza per tutti. Oh, che bella carta! Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente, se preferite fare questo lavoro per conto vostro, potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, sono divise per chakra, sono divise per trauma. Quindi lavorando i vari traumi dell'infanzia andiamo a scoprire quali sono le credenze limitanti che il vostro subconscio ha introiettato. E in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono meditazioni per pulire il campo energetico, insomma c'è un po' tutto quello che vi serve per, diciamo, innalzare le vibrazioni e lavorare meglio con la legge di attrazione. Sto facendo uno spoiler perché questo sarà l'argomento successivo della sezione degli abbonati. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!